Impariamo alcune alternative un po' più formali da usare in italiano. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Oggi vedremo alcune parole ed espressioni molto usate in italiano e vi darò delle alternative più formali. Potete usare queste alternative nella vostra conversazione o anche nei testi scritti. Però l'obiettivo principale di questo video è sicuramente quello di insegnarvi queste parole ed espressioni un po' più formali che sicuramente potrete leggere nei testi scritti o ascoltare nei video. Prima di andare avanti però voglio ricordarvi che a breve riapriranno le iscrizioni per il mio corso Italiano Vero. In questo corso imparerai l'italiano vero e autentico che parliamo in Italia. Imparerai tantissime nuove cose di grammatica e vocabolario. Migliorerai le tue capacità di comprensione con degli audio molto interessanti. E per finire, la cosa più importante, potrai anche migliorare le tue capacità di conversazione parlando con gli altri studenti del corso. Sarà super divertente e per partecipare al corso l'unica cosa che devi fare è iscriverti alla lista d'attesa e io ti manderò una mail quando il corso sarà aperto. Trovi tutte le informazioni sul mio sito www.teacherstefano.com oppure cliccando sul link qui sotto in descrizione. Non perdere questa bellissima opportunità e non vedo l'ora di averti come mio studente o studentessa del corso. Adesso possiamo iniziare. Io ti dirò una parola o un'espressione e poi ti darò alcune alternative, ovviamente con degli esempi molto utili. Iniziamo dalla prima espressione di oggi, come prima cosa. Come prima cosa. Quando usiamo l'espressione come prima cosa, significa che stiamo iniziando un discorso a più punti. La prima cosa di questo discorso è questa e poi ci sono tutte le altre. Alcune alternative a come prima cosa sono innanzitutto e in primo luogo. Vediamo un esempio con innanzitutto. Se vuoi passare gli esami, innanzitutto devi impegnarti nello studio. Cioè, come prima cosa, devi impegnarti nello studio. Oppure vediamo un esempio con in primo luogo. L'azienda si occuperà in primo luogo di creare un nuovo progetto. Ricorda ovviamente che in questo caso in primo luogo non ha niente a che fare con un luogo, un posto, ma significa semplicemente come prima cosa, innanzitutto. E adesso passiamo alla parola inoltre. Inoltre. Questa parola si usa per aggiungere qualcosa, aggiungere un'informazione in più a qualcosa che abbiamo detto in precedenza. In realtà questa parola è già un po' formale, ovviamente non è super formale, però sicuramente non la useremmo in situazioni molto colloquiali, per esempio tra amici o in famiglia. Semplicemente molto spesso nella conversazione di tutti i giorni, per dare l'idea di inoltre, semplicemente diciamo e poi. Ti faccio un esempio. Quando vai al supermercato, compra la frutta. Inoltre, vai anche dal macellaio a prendere un po' di pollo. Però ti dico, nella conversazione di tutti i giorni, io direi semplicemente e poi. Quindi io direi, quando vai al supermercato, compra la frutta e poi vai anche dal macellaio a prendere un po' di pollo. Però quali sono alcuni modi un po' più formali che potresti sentire per dire inoltre? Potremmo dire in aggiunta o in più. Per esempio, questa scuola fa corsi di gruppo in aggiunta a corsi individuali. Attenzione, come puoi vedere in questo caso, in aggiunta e inoltre hanno un significato molto simile, però noi tendiamo in italiano ad usare in aggiunta con le parole, invece inoltre lo usiamo anche con i verbi. Se volessimo usare inoltre, potremmo dire questa scuola fa lezioni di gruppo e inoltre offre lezioni individuali. Vediamo adesso un esempio con in più. Per esempio,
per fare l'esame bisogna presentarsi nell'aula 308 a mezzogiorno e in più è necessario avere un documento di riconoscimento. È chiaro come funziona? Benissimo, adesso andiamo avanti e parliamo della parola quindi. La parola quindi è davvero molto usata in italiano e ha tantissimi significati diversi e ci sono tantissime alternative molto utili. Prima di tutto però, se vuoi approfondire come si usa questa parola, ti consiglio un video che ho fatto proprio su quindi e altre parole utili. Lì parlo molto in dettaglio di tutti gli usi di quindi. Ti lascio come sempre il link in descrizione. Però adesso vediamo alcune alternative a quindi quando usiamo quindi per esprimere una conseguenza. Possiamo dire molto semplicemente di conseguenza oppure perciò. Perciò. Vediamo alcuni esempi. Non ho finito il progetto, di conseguenza non posso partire per le vacanze. Quindi qual è la conseguenza al fatto che io non ho finito il progetto? Beh, non posso partire per le vacanze. Oppure la squadra di calcio si è allenata duramente, perciò sono sicuri di vincere. Anche in questo caso parliamo di una conseguenza. E ora passiamo alla parola comunque. Comunque, che anche questa è davvero molto usata in italiano. Una delle sue funzioni principali è quella di esprimere l'idea di ma. Ora ti spiego meglio cosa intendo. Per esempio, posso dire: l'incidente è stato grave, comunque poteva andare peggio. Quindi qui è come dire ma in ogni caso. Cioè sì, l'incidente è stato brutto, è stato grave, però poteva andare peggio. Possiamo usare due alternative a comunque che potresti sentire abbastanza spesso in un linguaggio un po' più formale. Sto parlando di in ogni modo e in ogni caso. Per esempio, dovresti parlare con Paolo e in ogni modo verrà anche lui in pizzeria stasera. Oppure dovresti parlare con Paolo e in ogni caso verrà anche lui in pizzeria stasera. E adesso finiamo con l'ultima espressione di oggi, una delle mie preferite, in realtà. In realtà. Questa espressione si usa quando vogliamo dire realmente, davvero. Di solito però contrapposto a qualcosa che abbiamo detto prima nella frase. Quindi usiamo questa espressione per dire generalmente il contrario di quello che abbiamo detto prima o di quello che stavamo dicendo insieme. Per esempio, il tuo ragazzo sembrava antipatico, ma mi sono accorto che in realtà era solo timido. Quindi in questo caso sto dicendo che il ragazzo è solo timido, non è davvero antipatico. Quindi uso in realtà per dire il contrario di quello che ho detto prima, di quello che pensavo. Alcune alternative che possiamo usare al posto di in realtà sono in effetti o a dire il vero. A dire il vero. Per esempio, in effetti fa freddo stasera, avremmo dovuto prendere la macchina. Quindi qui sto dicendo, in effetti, in realtà fa freddo stasera, probabilmente perché prima, nella conversazione, pensavamo che facesse caldo. Quindi capisci l'idea di contrapposizione di qualcosa che abbiamo detto o pensato prima? A dire il vero, Simone e Giacomo sono amici, anche se non passano molto tempo insieme. Anche qui è la stessa cosa, noi non pensavamo che fossero amici perché non li abbiamo mai visti insieme. Però, a dire il vero, abbiamo scoperto che sono amici. Quindi di nuovo l'idea di contrapposizione. Fantastico, abbiamo finito con le espressioni di oggi e come sempre, se ti ho aiutato a imparare nuove cose in italiano, non dimenticare di lasciare un bel mi piace perché questo mi aiuta incredibilmente. E ovviamente non dimenticare di iscriverti al canale perché se ti iscrivi non perderai tutti i video futuri e ti voglio assicurare che nel 2023 arriveranno tantissimi contenuti che amerai. Noi per la lezione di oggi abbiamo finito e come sempre un abbraccio dall'Italia. Ciao!